La linea Pro X della tedesca Beyerdynamic include due cuffie, le DT700 che sono closed back, ovvero chiuse, e le DT900 Pro X open back, ovvero aperte. Sono queste ultime che sto utilizzando per lavoro da diversi mesi. Vediamo come vanno. Bentornati sul canale. Finora ho utilizzato principalmente le Grado SR80E e le Sony MDR7506. Nella gamma delle cuffie Beyerdynamic si sono affermate per lungo tempo le DT770 Pro chiuse, le 880 semiaperte e le DT990 aperte. L'uscita della serie Pro X ha fatto pensare ad un'evoluzione e ricambio delle 770 e delle 990. Hanno dei tratti in comune, ma differiscono per altri. Molti utilizzatori affezionati al marchio sono rimasti sorpresi dalla risposta di queste cuffie, molto meno chiare e brillanti di quanto ci si aspettasse. Sono cuffie molto ben bilanciati e i nuovi driver Stellar.45 sviluppati e prodotti a Heilbronn in Germania aiutano a mantenere alta la qualità del suono e a non introdurre distorsione anche quando il volume si alza parecchio. Per questo la Beyerdynamic afferma che, mentre la linea Pro classica è un riferimento per gli studi di registrazione, questa nuova linea è pensata per garantire flessibilità di utilizzo sia in studio che on the move, grazie ad alcuni accorgimenti, primo fra tutti la bassa impedenza. L'uso per il quale le recensisco è quello di ascolto critico, di audio editor in particolare. Grazie alla buona rappresentazione della gamma delle frequenze e la capacità di dettaglio nelle alte frequenze senza perdere potenza nei bassi, ne fanno delle cuffie molto equilibrate. Ovviamente anche l'ascolto della musica trae beneficio dalle caratteristiche positive di queste cuffie per vari generi musicali, compresa la musica classica. Diciamo subito che non sono cuffie economiche, il prezzo al momento della realizzazione di questo video si aggira sulle 230 euro. La Beyerdynamic le indica utilizzo mixing e mastering on the go, destinato a musicisti, produttori, podcaster, streamer. Costruzione. Il livello costruttivo è decisamente alto, buoni materiali, ben assemblati e rifiniti. Sono fatte di metallo e di plastica, un'ottima plastica, di colore nero, sono a mio giudizio molto belle esteticamente. I prodotti Beyerdynamic sono noti per essere fatti bene e durevoli nel tempo. Un fattore di debolezza che poteva essere il capo ora è sostituibile, come i cuscinetti e l'imbottitura, facili da staccare, pulire o sostituire, per cui sembra destinata ad accompagnarci per lungo tempo nei nostri ascolti. Le AirPads sono molto morbide e facilissime da staccare e riattaccare. Sulle DT1770 Pro non è facilissimo riagganciarle e l'imbottitura dell'archetto non è sostituibile. I driver sia sulle 700 che sulle 900 Pro X sono gli Stellar.45, abbiamo detto. Il peso è di 345 grammi. Caratteristiche sonore. L'immagine stereo è abbastanza ampia e definita, con i vari suoni dettagliati e posizionati correttamente. La direzionalità è ottima, sono cuffie molto trasparenti. La risposta sulle basse è simile a quella delle altre cuffie Beyerdynamic preesistenti, ma qui la gamma dei bassi sembra maggiormente estesa, con bassi più dettagliati e ricchi. A volumi bassi sembra esserci un roll-off sui sub-bassi, che sparisce alzando il volume. Buona separazione dei bassi dai sub-bassi. La gamma dei medio-bassi è più calda, e i medi sono neutri e meno scolpiti che sulle altre cuffie Beyerdynamic, con una chiara separazione. Gli alti sono riprodotti con chiarezza, ma inferiore a quella delle 770. Sono meno ariose, come dicono quelli bravi. Anche spinte a volumi eccessivi non presentano distorsione. Rispetto alle DT990 sembrano sulle alte meno sibilanti e chiare, seppur ugualmente dettagliate, ma coi medi qui molto più neutri. Sono più neutre rispetto alle 990 e alle 1990, più analitiche, per cui chi è abituato a quelle cuffie può trovarsi sorpreso dalla firma sonora di queste 900.
La risposta in frequenza è decisamente flat fino a 1 kHz, per poi innalzarsi sulle medio-alte e alte, in particolare tra i 4 e i 7 kHz, per assecondare la risposta dell'orecchio umano. Lo fanno un po' tutte le cuffie. Il range della risposta in frequenza va da 5 a 40.000 Hz, mentre la SPL, la Sound Pressure Level, è di 100 dB. Impedenza. L'impedenza, insieme alla risposta in frequenza e alla sensibilità, sono dei parametri importantissimi per qualsiasi apparecchio audio. L'impedenza è una grandezza e si misura in ohm, indicato con un numero con accanto la scritta ohm o il simbolo greco, la omega maiuscola, e determina la resistenza di un circuito elettrico al passaggio di corrente. Ricordiamo che l'impedenza determina il volume che si è in grado di sentire dalle cuffie. Più alta l'impedenza, minore sarà il volume e più potenti dovranno essere gli amplificatori per pilotare queste cuffie. Le 900 Pro X, come le 700, hanno un'impedenza di 48 ohm, il che le rende facilmente pilotabili da quasi tutti gli amplificatori cuffie dei vari device, dalla scheda audio al proprio smartphone, laptop o tablet. Il lavoro sull'impedenza e la sensibilità di queste cuffie le fa sentire più forti rispetto ad altre cuffie della Beyerdynamic. Ricordiamo che sempre in casa Beyerdynamic le DT770 Pro hanno un'impedenza variabile a scelta fra 3280 e 250 ohm, le DT880 da 32, 250 o addirittura 600 ohm, quindi molto alte. Le 990, le 1770 e le 1990 hanno tutte e tre impedenza da 250 ohm. In sintesi, con 48 ohm possiamo raggiungere alti livelli di volume senza dover usare un amplificatore cuffie. Comfort. I padiglioni auricolari sono soffici e comodi e con l'archetto in metallo ricoperto di plastica e di una morbida memory foam non affaticano. Trovo le grado, per esempio, molto più faticose da indossare per lunghi periodi di tempo. I cuscinetti sono rimovibili e quindi sostituibili quando rovinati, così come l'imbottitura dell'archetto. La traspirazione, grazie ai morbidi cuscinetti auricolari, mi sembra buona. Qualcuno lamenta che il clamping force, ovvero la forza di serraggio, sia un po' troppo forte, cioè la forza con la quale si chiudono sulle nostre teste una volta indossate, leggermente superiore alle altre cuffie, soprattutto a quelle di fascia top di Beyerdynamic. Il cavo. Il cavo ora è finalmente staccabile e così, se mai dovesse danneggiarsi, potremo sostituirlo facilmente, senza dover mandare le cuffie in assistenza, non poca cosa. Nella confezione troviamo due cavi di differente lunghezza, 1,8 metri e 3 metri. Si collegano al padiglione auricolare sinistro con connettori a 3 pin mini XLR e al device all'altra estremità con mini jack da 3,5 mm. Viene fornito un adattatore da 1/4 di pollice a 6,35 mm. Il cavo è abbastanza flessibile e non trasmette molto rumore quando mosso. Un poco di attenzione bisogna riservarlo al cavo che dall'AirCap va al LED band, perché, soprattutto se rimuoviamo l'imbottitura, potrebbe a lungo andare rovinarsi. Una cosa antipatica con le 770 Pro era che avevano un tipo di cavo fisso diverso per le tre versioni con differente impedenza. 1680 ohm, cavo da 3 metri dritto. Da quelle da 32 ohm, cavo da 1,6 metri dritto, 250 ohm, cavo da 3 metri a spirale. Trasportabilità. Per quanto concerne la trasportabilità, questa non è il suo forte. Sono ingombranti e non possono piegarsi in una forma più compatta. Inoltre i padiglioni non possono ruotare per rimanere piatti. Sono cuffie da lasciare in studio, non da portarsi dietro. In dotazione, tra l'altro, abbiamo una sacca morbida che non la protegge da eventuali cadute. Non abbiamo quindi una custodia rigida come cuffie di fascia più alta. Cuffie chiuse o cuffie aperte? Garantendo un grado superiore di isolamento quando dobbiamo registrare per evitare il bleed, ovvero il ritorno nel microfono di quello che esce dalle cuffie, quando facciamo streaming o quando vogliamo un grado di isolamento maggiore dall'ambiente esterno circostante, dobbiamo orientarci verso cuffie chiuse, come nel caso delle 700. Le 900, come molte cuffie aperte, hanno un suono più aperto e naturale e un'immagine stereo più aperta.
Questo fa sì che l'isolamento acustico sia minimo e il leakage, la dispersione, il bleeding out, cioè quanto suono fuoriesce dalle cuffie durante l'ascolto, sia evidente. Ma ripeto, è normale per cuffie aperte. Siamo su valori migliori comunque rispetto all'Igrado, per esempio. Quindi sceglietele in base alle vostre esigenze. Le 700 perdono un poco in loudness sulle frequenze medie rispetto alle 900. Beyer Dynamic è una marca di riferimento tra professionisti, appassionati e gamer. C'è chi le ama e a chi non piacciono proprio e le considera sovrastimate. Hanno in catalogo cuffie diverse per differenti scenari e differenti utilizzatori. Queste 900 non rappresentano, almeno da un punto di vista sonoro, la sostituzione delle 990, benché ne riprendano, soprattutto a livello costruttivo, diverse peculiarità. Le 990 sono ancora in vendita e anzi, se le caratteristiche delle nuove 900 Pro X non sono quelle che ricercate, ci si può orientare tranquillamente sulle 990, che sono scese di prezzo. Riepilogando, schematicamente possiamo dire che i pro sono una qualità costruttiva eccellente, un profilo sonoro ben bilanciato, una restituzione sonora coerente e consistente, una rappresentazione musicale dettagliata e omogenea, molto confortevoli, due cavi in dotazione sostituibili, una bassa impedenza. I contro sono il palcoscenico sonoro, passivo, seppur ampio e spazioso, fatica talvolta a creare una sensazione tridimensionale e realistica con la musica che esca fuori dalla nostra testa. Si apprezzano con strumentazioni di qualità, non richiudibili, per cui lasciano a desiderare quanto a trasportabilità. Infine un prezzo non eccessivo, ma certamente non economico. Migliori di queste in casa Beyer Dynamic abbiamo le DT 1990 Pro, che con i driver Tesla hanno una resa più naturale sulle varie frequenze ed una maggiore capacità di riproduzione delle frequenze più basse, oltre ad una costruzione migliore, ma costano sulle 460 euro con un'impedenza di 250 ohm, richiedono un amplificatore e pesano 370 grammi. Valutazione. Costruzione 8, comfort 8, stabilità 7, dotazioni 8, risposta in frequenza 8, accuratezza 9, immagine sonora 8, isolamento acustico 3, leakage 4. Fare una recensione delle cuffie non è facile perché l'ascolto è molto soggettivo e varia in base a molti fattori anatomici. Ognuno di noi ha una forma delle orecchie e della testa leggermente diversa. Di età, uomini e donne sentono differentemente in base all'età, di predisposizione, eccetera. Una cuffia che per qualcuno è formidabile può rivelarsi deludente per qualcun altro. Le cuffie Sony MDR7506 che utilizzo sono diffusissime tra gli addetti ai lavori. Hanno una risposta in frequenza perfetta e flat? No. Rispetto alle grado, per esempio, trovo una differenza abissale nella resa dei bassi. Però chi le usa professionalmente riesce con queste a sentire subito nella registrazione se c'è qualcosa che non va. Per avere una panoramica sulle cuffie, tipologie aperte o chiuse, impedenza, mixare e fare editing con casse monitor o in cuffie, eccetera, vi rimando a un mio video fatto un po' di tempo fa. Iscrivetevi al canale e lasciate un like se avete trovato questo video utile o interessante. Ci vediamo alla prossima e buon ascolto.